Lezione 1. Strategie di acquisto. Ehi Anna, ho sentito che il nuovo centro commerciale è meno affollato dei negozi del centro. Suona bene? Facciamo un giro di shopping lì questo fine settimana? Assolutamente. Devo trovare dei vestiti nuovi per la stagione. Anche io. Inoltre, volevo dare un'occhiata a quella nuova libreria. Ne ho sentito parlare benissimo. Che tipo di libri ti piacciono? Adoro la narrativa, soprattutto i gialli. E tu? Preferisco la saggistica, in particolare biografie e libri di storia. Interessante. Possiamo condividere le nostre scoperte dopo il nostro viaggio. Decisamente. E magari possiamo pranzare alla food court. Ottima idea. Sarà una giornata divertente. Vuoi fare carpooling? Sì, sarebbe conveniente. Programmiamoci per sabato allora. Lezione 2. Elementi essenziali per l'imballaggio. Buongiorno Anna, sono appena tornata dal mio viaggio e ora conosco l'importanza di mettere nel bagaglio a mano le cose essenziali. È fantastico sentirlo. Quali elementi essenziali hai trovato più importanti? Mi sono reso conto che avere un buon libro e degli snack ha fatto un'enorme differenza durante il volo. Assolutamente. Gli spuntini possono davvero aiutare a passare il tempo. Hai messo in valigia altri oggetti? Ho messo in valigia anche un cuscino da viaggio e delle cuffie con cancellazione del rumore. Scelte intelligenti. Il comfort è fondamentale sui voli lunghi. Di sicuro. Vorrei aver portato anche una bottiglia d'acqua ricaricabile. Questo è un buon consiglio. Rimanere idratati è così importante. Lo ricorderò sicuramente per il mio prossimo viaggio. Cosa metti in valigia di solito? Includo sempre un piccolo kit di pronto soccorso e un power bank per i miei dispositivi. Sono idee eccellenti. Valuterò di aggiungerli alla mia lista. Lezione 3. Programmi per una giornata in spiaggia. Ciao Anna, con la bella stagione potremmo anche andare al mare e fare una nuotata. Oh, adoro la spiaggia. È un'ottima idea. Sarà divertente rilassarsi in riva al mare e prendere il sole. Assolutamente. Hai un posto preferito sulla spiaggia? Mi piace molto Sunny Cove. Le onde sono perfette per nuotare. Ho sentito grandi cose su Sunny Cove. Dovremmo preparare anche un picnic. Ottimo suggerimento. Gli spuntini rendono sempre migliore una giornata in spiaggia. Quali sono gli snack indispensabili per la spiaggia? Adoro portare frutta fresca e panini. Sono facili da mangiare. Queste sono scelte perfette. Di solito preparo patatine e qualche bevanda. Sembra delizioso. Controlliamo il meteo e pianifichiamo il fine settimana. Lezione 4. Tutela dei segreti commerciali. Buongiorno Anna, stavo leggendo dell'importanza di proteggere i nostri segreti commerciali. Non potrei essere più d'accordo. I nostri segreti commerciali devono essere salvaguardati in ogni momento. Esattamente. Se i concorrenti se ne impossessassero, ciò potrebbe danneggiare la nostra attività. Quali sono alcuni modi in cui possiamo proteggere i nostri segreti in modo efficace? Penso che sia essenziale implementare controlli rigorosi sugli accessi. Questo è un ottimo punto. Limitare chi può visualizzare le informazioni sensibili è fondamentale.
Dovremmo anche formare i dipendenti sulle pratiche di riservatezza. Decisamente. Educarli sui rischi è fondamentale per la prevenzione. Possiamo utilizzare accordi di non divulgazione per chiunque lavori con noi. Sì, ciò aggiunge un ulteriore livello di sicurezza alle nostre informazioni sensibili. Pianifichiamo un incontro per discutere ulteriormente queste strategie. Lezione 5. Godersi la vita all'aria aperta. Anna, in quelle sere preferisco stare fuori con gli amici piuttosto che restare a casa. Lo capisco perfettamente. Stare all'aria aperta è così rinfrescante. Esattamente. Ecco perché cerco di fare i compiti velocemente. Mossa intelligente. Hai un'attività all'aperto preferita? Adoro osservare le stelle. C'è qualcosa di magico nel cielo notturno. Osservare le stelle sembra fantastico. Mi piace campeggiare e arrostire marshmallow. Il campeggio è divertente. Hai fatto qualche viaggio memorabile ultimamente? Sì, sono andato in campeggio il mese scorso. Abbiamo visto così tante stelle cadenti. Sembra incredibile. Mi piacerebbe venire in campeggio con te qualche volta. Decisamente. Dovremmo organizzare un viaggio insieme presto. Porterò gli snack e un telescopio per osservare le stelle. Lezione 6. Il ruolo degli assistenti di volo. Buongiorno Anna, stavo pensando al ruolo degli assistenti di volo durante i voli. Oh, è un lavoro importante. Una brava assistente di volo è davvero confortante. Sono d'accordo. Aiutano a rendere l'esperienza di volo più piacevole. Esattamente. Sanno come gestire le situazioni difficili con facilità. Hai mai avuto un assistente di volo che ti ha davvero impressionato? Sì, una volta un assistente di volo ha fatto di tutto per assistere un passeggero. È meraviglioso. La gentilezza può davvero fare la differenza nel viaggiare. Assolutamente. Crea un'atmosfera accogliente durante il volo. Penso che la loro formazione li prepari bene per varie sfide. Di sicuro, gestiscono le emergenze con calma, il che è fondamentale. Apprezziamo tutto il duro lavoro che faranno la prossima volta che voleremo. Lezione 7. I benefici dello yoga. Ciao Anna, pratico yoga regolarmente e nel tempo ha sicuramente migliorato la mia flessibilità e il mio equilibrio. È fantastico. Lo yoga può fare una tale differenza nella salute fisica. Assolutamente. Ho notato che ora posso raggiungere tratti più profondi. È fantastico sentirlo. Hai una posa yoga preferita? Mi piace molto la posa dell'albero. Aiuta con concentrazione e stabilità. La posa dell'albero è meravigliosa. Mi piace il cane a testa in giù per allungare la schiena. Sì, il cane a testa in giù è ottimo per alleviare la tensione. Quanto spesso ti alleni? Provo a farlo 3 volte a settimana. Mi aiuta davvero a rilassarmi. Sembra una buona routine. Il mio obiettivo è almeno 4 volte a settimana. Impressionante. Hai provato qualche corso di yoga online? Sì, ne ho trovati alcuni che mi piacciono davvero. Offrono una grande varietà. Lezione 8. Cooperazione globale.
Buongiorno Anna, stavo pensando a quanto abbiamo bisogno di una cooperazione globale per mitigare gli effetti del cambiamento climatico. Sono d'accordo. È una questione urgente che richiede uno sforzo congiunto da parte di tutti i paesi. Esattamente, nessuna nazione può risolverlo da sola. Abbiamo bisogno di risorse e conoscenze condivise. La collaborazione è fondamentale. Quali iniziative ritieni più efficaci? Credo che i progetti di energia rinnovabile possano avere un impatto significativo se condivisi a livello globale. Questo è un buon punto. La transizione all'energia solare ed eolica è essenziale. Inoltre, proteggere le foreste e la biodiversità è fondamentale per preservare la salute del nostro pianeta. Decisamente. Le foreste fungono da pozzi di carbonio, vitali per ridurre le emissioni. È incoraggiante vedere alcuni paesi prendere l'iniziativa in questi sforzi. Sì, dovremmo tutti sostenere le politiche che promuovono la sostenibilità e la conservazione. Assolutamente. Ogni piccola azione contribuisce a un cambiamento più grande. Lezione 9. Perfezionare il nostro pasto. Ehi Anna, stavo pensando ai nostri programmi per la cena. Che ne dici di un'insalata? Ottima scelta! Possiamo aggiungere il pollo a questo? Ovviamente, il pollo alla griglia sarebbe delizioso. Qualche preferenza per le verdure? Adoro aggiungere pomodorini e cetrioli. Sono così rinfrescanti. Quelli sono perfetti. Che ne dici di un po' di avocado per creare una cremosità? Sì, sembra fantastico. Anche l'avocado aggiunge una bella consistenza. Dovremmo includere alcune noci per il crunch. Decisamente. Mandorle o noci andrebbero bene. Mi viene fame solo a pensarci. Dovremmo fare una medicazione. Buona idea. Una semplice vinaigrette completerebbe bene l'insalata. Realizziamolo insieme. Cucinare è più divertente in squadra. Lezione 10. Il futuro della cucina. Buongiorno Anna. Stavo leggendo di come la cucina potrebbe cambiare in futuro. Veramente? Cosa hai scoperto? Sembra che potremmo non dover cucinare affatto i nostri pasti. Sembra intrigante. Cosa potrebbe sostituire la cucina? Potremmo essere in grado di premere semplicemente i pulsanti per ordinare i pasti da una macchina. Wow, sarebbe conveniente. Pasti istantanei a portata di mano. Esattamente. Immagina di selezionare gli ingredienti e di averlo preparato all'istante. Ciò farebbe risparmiare così tanto tempo, ma non perderebbe il piacere di cucinare. Buon punto. Cucinare può essere un'attività creativa e sociale. Forse potremmo ancora cucinare a casa per le occasioni speciali. Sì, un equilibrio tra comodità e gioia di cucinare sembra l'ideale. Lezione 11. Indicazioni di navigazione. Ehi Anna, mi sono perso cercando il bar. Potete aiutarmi con le indicazioni? Sicuro. Proseguire dritto per 2 isolati, quindi svoltare a sinistra al semaforo. Fatto. Cosa vedrò dopo aver girato a sinistra? Vedrai il parco alla tua destra e il bar è poco più in basso. Sembra facile. È un posto popolare.
Sì, è piuttosto popolare per i suoi pasticcini e il caffè. Perfetto. Mi servirebbe un buon caffè dopo tutto questo camminare. Decisamente. E i posti a sedere all'aperto sono adorabili se il tempo è bello. Lo terrò a mente. Ci vai spesso? Cerco di visitare almeno una volta alla settimana. È un bel posto per rilassarsi. Sembra un piano. Lo controllerò subito. Lezione 12. Scelte all'alba di una nuova era. Buongiorno Anna. Stavo riflettendo su come quelle scelte abbiano fatto la differenza all'alba del 21 gradi secolo. È un pensiero interessante. A quali scelte ti riferisci? Intendo le decisioni nel campo della tecnologia e della globalizzazione che hanno plasmato il nostro mondo. Assolutamente. L'avvento di Internet ha trasformato la comunicazione e il commercio. Sì, e ha aperto opportunità di collaborazione oltre confine. Lo ha fatto davvero. Inoltre, i progressi nel campo delle energie rinnovabili sono cruciali per il nostro futuro. Sono d'accordo. Queste scelte sono vitali per combattere il cambiamento climatico. Decisamente. Dobbiamo dare priorità alla sostenibilità nella nostra vita quotidiana. È emozionante pensare a come le nostre scelte di oggi avranno un impatto domani. Sì, ogni piccola decisione può portare a cambiamenti significativi nel tempo. Continuiamo a fare scelte informate per un futuro migliore. Lezione 13. Note importanti. Ehi Anna, sto prendendo appunti per il nostro prossimo progetto. C'è qualcos'altro che dovrei tenere a mente durante la preparazione? È un'ottima idea. Assicurati di includere le scadenze per ogni attività. Buon punto. Li aggiungerò ai miei appunti. E i ruoli nel team. Sì, chiarire i ruoli è essenziale. Tutti dovrebbero conoscere le proprie responsabilità. Giusto. Dovremmo programmare check-in regolari per monitorare i progressi. Assolutamente. I check-in settimanali possono aiutarci a rimanere aggiornati e a risolvere eventuali problemi. Lo annoterò. Cos'altro pensi sia importante? La comunicazione è fondamentale. Dovremmo incoraggiare tutti a condividere idee e preoccupazioni. Decisamente. Un ambiente collaborativo porta a risultati migliori. Esattamente. Sono entusiasta di vedere come si svolgerà il nostro progetto. Anche io. Assicuriamoci di mantenere tutto organizzato. Lezione 14. Esplorare la natura. Buongiorno Anna, non vedo l'ora di esplorare altre fonti d'acqua naturali quest'estate. Presto. Sembra un piano fantastico. Che posti stai considerando? Sto pensando di visitare alcuni laghi e fiumi locali. Grandi scelte. I punti d'acqua dolce sono perfetti per rilassarsi e nuotare. Decisamente. Anche a me piace l'idea di andare in kayak sul fiume. Sarebbe così divertente. L'hai già provato? Sì, alcune volte. È un modo emozionante di vivere la natura. Mi piacerebbe unirmi a te. Esplorare la natura insieme sembra una grande avventura. Di sicuro.
Organizziamo un viaggio nel fine settimana per goderci la vita all'aria aperta. Lezione 15. Prepararsi per un'avventura. Ciao Anna, fantastico. Facciamo un elenco delle cose di cui abbiamo bisogno prima di partire per il nostro viaggio. Assolutamente. Con cosa dovremmo iniziare? E ne dici di elementi essenziali come vestiti e articoli da toilette? Buona idea. Dovremmo includere anche creme solari e cappelli per la protezione solare. Sì, sicuramente. E non possiamo dimenticare gli spuntini per il viaggio. Giusto. Spuntini salutari manterranno alta la nostra energia. E l'acqua? Ottimo punto. Dovremmo imballare anche bottiglie d'acqua riutilizzabili. Dovremmo portare qualche attrezzatura da esterno? Sì, potrebbero essere utili un kit di pronto soccorso e una torcia elettrica. Ottimi suggerimenti. Che ne dite di giochi per divertirvi la sera? Perfetto. Possiamo portare carte o un gioco da tavolo. Lezione 16. Consapevolezza del gioco d'azzardo. Buongiorno Anna, stavo pensando a quanto potresti spendere ai casinò. Questo è un argomento importante. Il gioco d'azzardo può creare dipendenza e le persone dovrebbero essere caute. Esattamente. Stabilire un budget prima di partire è davvero importante. Sì, avere un limite può aiutare a prevenire spese eccessive. Cos'altro dovremmo considerare? È anche saggio fare delle pause mentre si gioca per evitare di perdere la cognizione del tempo. Buon punto. Ho sentito che alcune persone trovano utile fare una passeggiata. Decisamente. Inoltre, rimanere consapevoli delle proprie emozioni può aiutare a gestire l'impulso di continuare a giocare. Sono d'accordo. È fondamentale godersi l'esperienza senza sentirsi sotto pressione per vincere. Esattamente. Il gioco d'azzardo responsabile è fondamentale per divertirsi e rimanendo al sicuro. Lezione 17. La chiamata misteriosa. Ehi Anna, hai sentito della donna che ha ricevuto una chiamata da un uomo al telefono? No, cosa è successo? L'uomo le disse dove sarebbe dovuta andare per ricevere il suo regalo gratuito. Sembra intrigante. Si è trattato di una truffa o di una vera offerta? Da quello che ho sentito, inizialmente era scettica ma ha deciso di provarlo. Mossa intelligente. È sempre bene essere cauti con le chiamate inaspettate. Esattamente. Ha fatto qualche ricerca prima di dirigersi sul posto. È saggio. Ha scoperto se era legittimo? Sì, si è rivelato essere un evento promozionale per un nuovo prodotto. Interessante. Spero che l'evento le sia piaciuto. Lo ha fatto. È un buon promemoria per rimanere vigili, ma esplorare comunque le opportunità. Lezione 18. Punti chiave. Buongiorno Anna, la scorsa settimana mi sono persa la sessione sulla produttività. Ti dispiace condividere alcuni punti chiave? Affatto. Un punto importante riguardava la definizione di obiettivi chiari. Questo è fondamentale. Come stabilisci solitamente i tuoi obiettivi? Mi piace utilizzare i criteri SMART: specifico, misurabile, realizzabile, rilevante e limitato nel tempo. Ottimo metodo. Di cos'altro hanno discusso?
hanno sottolineato l'importanza di dare priorità ai compiti in base all'urgenza e all'importanza. Ha senso? Aiuta a evitare di sentirsi sopraffatti. Esattamente. Hanno anche menzionato le pause regolari per aumentare la concentrazione e la creatività. Sono d'accordo. Le pause possono davvero rinfrescarti la mente. Infine, hanno suggerito di utilizzare strumenti come elenchi di cose da fare e calendari per una migliore organizzazione. Questi sono ottimi consigli. Li implementerò sicuramente per migliorare la mia produttività. Lezione 19. Sport e cultura. Ehi Anna, stavo leggendo di come lo sport sia una componente importante della cultura nazionale in Canada. Interessante. In che modo lo sport riflette le norme e i valori locali? Ebbene, sport come l'hockey e la lacrosse sono profondamente radicati nell'identità canadese. Assolutamente. Mostrano il lavoro di squadra, la resilienza e lo spirito di comunità. Esattamente, ma la parte più interessante è il modo in cui gli eventi sportivi riuniscono persone provenienti da contesti diversi. Sì, creano un senso di unità e orgoglio nella nazione. E possono anche promuovere importanti questioni sociali, come l'inclusione e la diversità. Questo è un ottimo punto. Lo sport può essere una potente piattaforma per il cambiamento. È affascinante quanta influenza abbiano gli sport sulla cultura e sulla società. Lezione 20. Viaggiare con oggetti. Buongiorno Anna, stavo pensando al nostro prossimo volo. Possiamo portare con noi i nostri snack sull'aereo? Sì, possiamo, ma prima dobbiamo verificare le linee guida della compagnia aerea. Buona idea. Dobbiamo passare nuovamente i controlli di sicurezza con i nostri snack. Di solito sì. La sicurezza controlla tutto, soprattutto liquidi e gel. Fatto. Quindi dovremmo imballare i nostri snack in modo che siano facili da ispezionare. Esattamente. È meglio tenerli in sacchetti trasparenti. Che snack pensi di portare? Sto prendendo in considerazione barrette di cereali e un po' di frutta. Sono sani e facili da imballare. Grandi scelte. Porterò delle noci e della frutta secca. Sono perfetti per i viaggi. Questo viaggio sarà divertente. Assicuriamoci di avere tutto organizzato. Lezione 21. Musica nel mondo. Ehi Ann, ho pensato come in diversi paesi ci siano persone a cui piace ascoltare la musica. È proprio vero. La musica unisce davvero le persone attraverso le culture. Quali generi pensi siano popolari nel mondo? Ebbene, la musica pop sembra avere un enorme seguito ovunque, è accattivante e riconoscibile. Assolutamente. Ma penso anche che la musica tradizionale svolga un ruolo importante nell'identità culturale. Sì, ogni paese ha i suoi suoni unici che raccontano storie sulle sue storie. Esattamente. Come i ritmi della musica africana o le melodie della musica classica indiana. E non dimenticare l'influenza dei festival musicali. Riuniscono persone provenienti da contesti diversi. Sì, festival come Coachella o Glastonbury mettono in mostra talenti diversi.
È sorprendente come la musica possa trascendere le barriere linguistiche e favorire le connessioni. Lezione 22. Responsabilità civica. Ehi Anna, ho riflettuto su come il nostro interesse pubblico dipenda dal carattere privato. È un pensiero profondo. In che modo pensi che il carattere dia forma al dovere civico? Ebbene, gli individui dal carattere forte spesso sentono una maggiore responsabilità nei confronti della propria comunità. Esattamente. I legami familiari e l'equità di base svolgono un ruolo vitale nell'incoraggiare l'impegno civico. Sì, quando le persone danno priorità alla famiglia, spesso estendono tale attenzione anche ai vicini. Ed è interessante notare come gli sforzi innumerevoli e non onorati possano ancora fare una grande differenza. Assolutamente. Molte persone contribuiscono alla società in modi che passano inosservati. Ci ricorda che ogni piccola azione conta per costruire una comunità migliore. Giusto. Dovremmo celebrare questi contributi più spesso. Lezione 23. Scelte di carriera. Buongiorno Anna, hai mai pensato a percorsi lavorativi diversi? Decisamente. Ci sono così tante opzioni là fuori. Quali carriere ti interessano? Penso che essere un veterinario sarebbe fantastico. Potresti prenderti cura degli animali e aiutarli a guarire. È un'ottima scelta. Adoro anche gli animali. Cos'altro prenderesti in considerazione? Se mi piacesse cucinare, potrei fare lo chef. Creare pasti deliziosi sembra gratificante. Assolutamente. Cucinare è un modo meraviglioso per esprimere la creatività. E tu, qualche carriera da sogno? Ho sempre desiderato essere un insegnante. Condividere la conoscenza è così appagante. È stimolante. Gli insegnanti danno forma al futuro ed è un ruolo così importante. Lezione 24. Riflessi in una bolla. Ehi Anna, spesso mi sento come se fossi allo stesso tempo esposto al mondo e allo stesso tempo isolato da esso. Capisco quella sensazione. È come essere in una bolla che galleggia sopra ogni cosa. Che esattamente. A volte mi privo di connessioni ed esperienze reali. Questo può essere impegnativo. Cosa pensi che causi quella sensazione? Penso che sia un mix di tecnologie delle nostre vite frenetiche. Decisamente. I social media possono creare un falso senso di connessione. Sì, a volte è travolgente. Voglio liberarmi da quella bolla. È un grande obiettivo. Hai pensato a come farlo? Sto pensando di trascorrere più tempo all'aria aperta e di interagire con la mia comunità. Sembra meraviglioso. La natura può essere così radicata. Sono d'accordo. Potrebbe aiutarmi a riconnettermi con ciò che mi circonda. Inoltre, incontrare nuove persone può arricchire le tue esperienze di vita. Decisamente. Sono entusiasta di esplorare questo nuovo percorso. Lezione 25. Abbracciare il tuo artista interiore. Buongiorno Anna, anch'io ho pensato di abbracciare il mio artista interiore. È fantastico. Ognuno ha la creatività dentro di sé. Sono sicuro che ti piacerà il viaggio alla scoperta del tuo lato artistico. Assolutamente. Che tipo di arte ti interessa esplorare?
Voglio provare a dipingere, forse anche a fare arte digitale. Grandi scelte. La pittura consente così tanta espressione. Sì, e l'arte digitale può essere davvero divertente e versatile. Hai fissato degli obiettivi per il tuo percorso artistico? Mi piacerebbe creare un pezzo ogni settimana per mantenermi motivato. È un piano solido. La coerenza è la chiave per il miglioramento. Sono d'accordo. Non vedo l'ora di vedere come le mie capacità si svilupperanno nel tempo. Lezione 26. Approccio incentrato sul cliente. Ehi Anna, stavo pensando a come possiamo essere più incentrati sul cliente nel nostro servizio. È un ottimo obiettivo. Che idee hai in mente? Credo che fornire un servizio eccezionale dovrebbe essere la nostra massima priorità. Assolutamente. È probabile che i clienti soddisfatti ritornino e ci consiglino. Esattamente. Potremmo implementare sistemi di feedback per comprendere meglio le loro esigenze. Sembra intelligente. Il feedback diretto può aiutarci a migliorare rapidamente. Inoltre sarebbe utile formare il nostro personale per gestire le richieste in modo più efficace. Sì, il personale ben addestrato può creare un'esperienza più positiva per i clienti. Penso che anche il servizio personalizzato possa fare un'enorme differenza. Di sicuro, ricordare le preferenze dei clienti può migliorare la loro esperienza. Facciamo un brainstorming di ulteriori idee su come interagire con i nostri clienti. Lezione 27. Revisione dei contratti. Buongiorno Anna, sto rivedendo il contratto che abbiamo ricevuto dal fornitore. Oh, veramente? Cosa ne pensi? Ho notato alcuni termini che potrebbero richiedere chiarimenti prima di procedere. Questo è importante. Quali sezioni ti preoccupano? I tempi di consegne sembrano un po' vaghi. Abbiamo bisogno di più dettagli. Decisamente. Tempistiche chiare ci aiuteranno a gestire le nostre aspettative. Inoltre, i termini di pagamento potrebbero essere meglio definiti. Concordato. È essenziale sapere quando sono dovuti i pagamenti per evitare confusione. Penso che dovremmo programmare un incontro con il fornitore per discutere questi punti. Buona idea. Una comunicazione aperta può prevenire successivi malintesi. Elaborerò alcune domande per il nostro incontro. Questo ci aiuterà a essere preparati. Lezione 28. Casa dei doveri. Ehi Anna, ho pensato alle responsabilità che ci assumiamo nella vita. A volte mi chiedo perché la casa sia pronta a contemplare l'abbandono dei suoi compiti. Ciao John, è un pensiero interessante. Cosa intendi con la casa? Mi riferisco alle nostre case, alle nostre famiglie e ai ruoli che svolgiamo al loro interno. A volte sembra che siano pronti ad arrendersi quando le cose si fanno difficili. Questa è una prospettiva profonda. È vero che le sfide possono farci mettere in discussione i nostri impegni. L'hai sperimentato nella tua vita? Sì, sicuramente. Durante periodi stressanti a volte mi sento sopraffatto e mi chiedo se riesco a tenere il passo con tutto. Posso capirlo. È facile sentirsi gravati dalle responsabilità. Cosa ti aiuta a superare questi sentimenti? Trovo che fare un passo indietro e riflettere su ciò che conta veramente aiuta. È importante ricordare a noi stessi il nostro scopo.